ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Come sapete è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un video sul mio canale YouTube. Diciamo che gli impegni sono stati molti e mi sono preso un breve periodo di pausa. Comunque ripartiamo alla grande. Oggi vorrei parlarvi del piccolo Vox VBM1. Vorrei fare una recensione di questo amplificatore per farvi sentire i suoni che riesce a regalarci, mostrarvi il corretto utilizzo ed inoltre farvi sentire anche come suona il triple booster integrato su un amplificatore come la C30. Quindi buona visione! La Vox ha lanciato sul mercato il piccolo VBM1 nel 2003. Attualmente non ci sono molte unità in giro, questo perché la stessa Vox nel 2005 purtroppo ha cessato la produzione del piccolo VBM1. È un amplificatore molto compatto dal peso contenuto, infatti siamo a meno di 6 kg. È equipaggiato con un altoparlante da 6 pollici e mezzo e produce una potenza di 10 watt. Sostanzialmente voleva essere la replica del famoso Dicky Amp, l'amplificatore costruito da John Deacon e utilizzato dallo stesso May in studio con i Queen per le varie orchestrazioni di chitarra. Dunque diamo un'occhiata a questo amplificatore. Nella parte frontale ovviamente troviamo la classica griglia della Vox con l'aggiunta della firma di Brian e del suo logo, della stella. Nella parte superiore abbiamo il pannello con l'input dove va collegata la chitarra, il gain che controlla l'ammontare della distorsione dell'amplificatore, il booster output che ci permette di utilizzare l'uscita del triple booster integrato in questo amplificatore per pilotare un altro ampli, lo switch del gain tra high e low. High è una distorsione più pesante, quella classica del Dicky, mentre low è sostanzialmente un crunch. Il controllo del tono che sullo 0 non ha influenza, se andiamo verso il più sentiamo un incremento delle frequenze alte, mentre verso il meno abbiamo un'enfasi sulle basse. Il volume da 0 a 10 con la classica stella di May, che vuol significare che a questo volume sarebbe l'ideale per l'utilizzo di questo piccolo amplificatore. L'uscita per le registrazioni che simula uno speaker microfonato e contestualmente anche l'uscita per le cuffie, e l'uscita per pilotare una cassa, quindi se abbiamo un cabinet con degli altoparlanti possiamo mandare il suono di questo amplificatore su una cassa più grande, e ovviamente l'accensione. Nella parte posteriore notiamo che è un amplificatore a cassa chiusa, abbiamo la placchetta anche con un piccolo May. Bene, sentiamo ora come suona questo piccolo VBM1. Io lo utilizzo molto spesso in casa, specialmente per le esercitazioni o quando è tardi, e ovviamente una C30, anche se attenuato, non è il massimo in un appartamento. Adesso lo proveremo con la Red Special collegata ovviamente direttamente all'ampli, col gain al massimo, lo switch del gain sulla posizione high, quindi sulla distorsione maggiore, il tone a 0 e il volume a un quarto o poco più. Iniziamo con la configurazione di pick up, ponte e centrale in fase. Come sentiamo il sustain non manca, anche se non siamo a un volume eccessivamente alto. È molto cremoso, è molto, oserei dire, zanzaroso, ma chi compra quest'ampli non deve avere l'obiettivo di comprare un piccolo AC30. Questo non vuole simulare un AC30, bensì il Dicky Amp, che ha una pasta simile ma al tempo stesso differente, quindi molto più compressa, caratteristiche appunto di un ampli con un piccolo altoparlante e con un cabinet molto ridotto. Altra cosa fondamentale, non aspettatevi che abbassando il volume della chitarra, nonostante sia presente un triple booster nel circuito, riusciate ad ottenere un suono cristallino come quando utilizzate una C30. Questo perché la circuiteria è differente, non parliamo di un ampli a valvole, e quindi abbassando il volume della Red Special il suono non sarà propriamente cristallino e pulito come su un ampli più grande, ma avremo comunque sia un minimo di gain di sottofondo, quindi un suono leggermente sporco. Vi faccio sentire.
Come avete sentito prima, col gain al massimo abbiamo questo suono molto cremoso e pastoso. Se abbassiamo la Red Special, portiamola ai valori minimi, diciamo allo stesso volume di quando faccio pezzi puliti con la C30. Sentiamo che il suono ovviamente si schiarisce, si pulisce, ma non è cristallino come quando suoniamo con una C30. Quindi pezzi come Diamond Are Down, quando siamo a una metà gain, siamo sul bordo tra il crunch e il distorto, non rendono benissimo con questo tipo di ampli. La forza di questo ampli ovviamente è nei suoni del Dickey, anche se non sono poi alla fine identici al Dickey originale di Brian. Sappiamo che adesso in commercio c'è la replica della Cat, molto fedele all'originale, ma questo comunque sia ci regala bei suoni e riusciamo a fare cose molto simpatiche. Sentiamo ad esempio con una configurazione già più scura come il manico e centrale in fase, magari anche chiudendo leggermente il tono della chitarra, riusciamo a ottenere suoni molto, molto rotondi e armoniosi. I fuorifase invece escono molto bene con questo amplificatore, questo perché sicuramente avremo una pennata piuttosto energica e il volume della chitarra sarà sicuramente al massimo. Bene, ora vorrei alzare il volume per portarlo almeno alla famosa stella, quindi al volume ideale di quest'ampli, quindi lo stesso volume che ha il vero Dickey Amp. Vi assicuro che per un uso casalingo rimane piuttosto alto, specialmente se siete in una stanza piccola, ma su quest'ampli fortunatamente non c'è necessità di utilizzare volumi elevati. Ovviamente riusciremo ad ottenere un sustain migliore, ma a livello di saturazione, essendo un'amplia a transistor, avremo sempre la stessa risposta. Comunque sentiamo col volume portato alla stella di Brian. Ovviamente il sustain è adeguato. Bene, tornando al discorso del volume, come vi dicevo quest'ampli ci permette di utilizzarlo a volumi estremamente bassi, anche allo stesso volume diciamo della Red Special da spenta. È una cosa molto utile quando magari è tardi o non vogliamo disturbare chi abbiamo intorno. So che è molto difficile per un chitarrista suonare a volumi bassi, però a volte c'è la necessità. Dunque, sentiamo un volume estremamente basso, diciamo alla seconda tacca che abbiamo. Ecco, diciamo siamo sullo stesso livello di volume della chitarra elettrica, quindi molto basso.
possiamo sentire che la distorsione ovviamente non manca e anche il sustain. Bene, facciamo una prova che mi avete chiesto in molti, sia su YouTube che su Facebook. La prova consiste nel testare il treble booster integrato nel VBM1, quindi escludendo la parte dell'amplificatore, per usarlo come un vero e proprio pedale, quindi per pilotare la saturazione di una C30. In questo caso proviamolo sulla C30 Brian May. Bene, il collegamento sarà fatto in questo modo. Sfruttiamo l'uscita del booster output, appunto, che è l'uscita del treble booster integrato nel VBM1, e colleghiamo il booster output all'input dell'amplificatore. In questo caso sul Brian May Custom abbiamo l'input che è nella parte posteriore dell'ampli. Bene, ovviamente la C30 è stato messo al massimo, attenuato, ma comunque sia il volume è al massimo, e il suono è questo. Piuttosto tranquillo come output in termini di decibel, è molto simile al Touring, forse anche un po' più scarno come potenza, quindi risulta piuttosto tondo su un amplificatore come la C30. Tanto per darvi un termine di paragone, facciamo la differenza con un treble booster esterno. In questo caso userò il mio preferito, e stiamo parlando ovviamente del Friar Super modello Marco. Quindi colleghiamo la Red Special all'input del Friar Super e l'output alla C30. Bene, siamo giunti alla conclusione di questa recensione. In definitiva vi posso dire che è un ampli che io consiglio vivamente, poiché è un piccolo amplificatore portatile con un suono molto gradevole, utile sia in casa che per sessioni di registrazione dove necessitiamo di questa sua timbrica molto particolare. Quindi se avete la possibilità di acquistarne uno, magari anche usato, su internet, ve lo consiglio. Detto ciò, sappiate che ho preso in considerazione tutte le vostre proposte che mi avete fatto su Facebook l'altro giorno, quando vi ho fatto la domanda su quali video
vorreste vedere sul mio canale YouTube. Vi invito a, se avete altre richieste, a farle nei commenti anche di questo video o contattandomi privatamente. Quindi tutte le proposte saranno prese in considerazione e messe in scaletta in base ovviamente alle più gettonate. Con questo vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube in modo tale da ricevere gli aggiornamenti e vi do appuntamento al prossimo video.